Ciao a tutte, oggi con questo video vi annuncio che è il 100° video, quindi ho voluto fare qualcosa di un pochino più elaborato. Come vedete devo riprendere per commentare perché la borsa è abbastanza grande e quindi non riesco a posizionarla sul tavolo e a fare un'inquadratura totale del lavoro. Allora, questa borsa è stata eseguita con il cotone 1000 fili di lane di Biella in 3 colorazioni, verde, rosso e giallone, e un cotone venduto in Rocca che è il CT667. Trovate tutto poi nell'info box e nel sito. È una borsa che ha la particolarità di essere lavorata insomma con un po' di pazienza, perché ha il fondo incorporato, finisce come un secchiello, non è proprio una tracolla senza fondo, quindi ha un po' di larghezza al fondo, è molto capiente, si può optare anche per non mettere la fodera. Io ho voluto metterla perché anche nelle foto e nei video risaltava un po' tutta la lavorazione. I manici sono in similpelle, qui non avevo ancora deciso come cucire al centro tutti e due gli occhielli del manico, quindi poi provvederò a farli tutti e due uguali. Vi faccio comunque vedere come si fa, come si attaccano nel corso del video. Vedete qualche codina perché non ho ancora terminato proprio con le ultimissime rifiniture. È un cotone molto molto morbido, i colori sono belli, sgargianti. Io vi dico che l'ho stirata anche, non ha fatto una piega, è un cotone veramente di qualità. Volevo ringraziare tutte le persone che finora mi hanno sostenuto, che si sono iscritte. Siamo arrivati a 4460 e non avrei mai immaginato di arrivare a 100 video pubblicati in un anno, perché diciamo che il mio canale ha qualche anno, ma ho ripreso con costanza e assiduità a pubblicare dall'estate scorsa, quindi siamo arrivati già a metà estate di quest'anno e i miei video sono a quota 100 con questo, per cui spero che vi arrivi davvero il mio ringraziamento dal cuore, perché mi avete sostenuto tantissimo e continuate a sostenermi, sempre con toni educati, rispettosi. C'è sempre poi l'eccezione, ma quella fa parte insomma di tutto il pacchetto. Però la maggior parte di voi sono persone veramente che partecipano attivamente, che mi hanno sempre incoraggiato anche nei momenti un po' più difficili di questo percorso. Quindi io vi ringrazio infinitamente, spero di avervi fatto un bel regalo con questo tutorial. Vi assicuro che è semplice, molto lavorato, ma è semplice, per cui anche il tutorial vi risulterà abbastanza lunghetto. Io adesso inizio subito dal spiegarvi come si fanno questi fiori, che non sono altro che dei fiori stile borsa Sicily, che io poi ho unito tra di loro formando dopo i due pannelli che hanno i pannelli hanno direttamente il fondo della borsa, quindi voi non dovrete fare nessun fondo, andrete a lavorare solo due pannelli. Fatemi sapere poi nei commenti se avete gradito il video, se vi è piaciuto. Mi raccomando, tutte le informazioni nell'info box, perché l'Ane di Biella ha anche un codice sconto per voi del 10%, quindi con un codice che io vi scriverò sotto nell'info box voi potete acquistare i filati. Per il momento io vi saluto e vi ringrazio di nuovo. Andiamo al tutorial. La prima cosa che andremo a fare sono i fiori. In questo caso io vi farò vedere come si fa questo fiore con il cotone che io ho utilizzato per tutta la borsa, che è un cotone molto ritorto al 100% di lane di Biella. Il codice è il CT667, poi ve lo lascio scritto qui sopra o anche sotto, vi lascio tutti i link. Quindi vi faccio vedere come faccio il fiore. I fiori sono eseguiti tutti allo stesso modo, solo che io ho usato due tipi di cotone diverso con dei colori diversi, con 4 colori diversi, quindi poi vedremo come è strutturata tutta la borsa. Allora, per fare il nostro fiore abbiamo bisogno del cotone, io lo sto lavorando con un uncinetto numero 3, facciamo il nostro cerchio magico, lo chiudiamo, all'interno del cerchio facciamo 12 punti bassi.
Fatti i nostri 12 punti bassi, tiriamo la codina, chiudiamo il nostro cerchio agganciandoci al primo punto con una maglia bassissima e abbiamo chiuso il nostro cerchietto. Adesso all'interno di ogni punto, quindi di ogni punto basso, andiamo a fare 2 mezze maglie alte, quindi andiamo a duplicare i punti che abbiamo inizialmente. Iniziamo con 2 catenelle, nello stesso punto andiamo a fare una mezza maglia, quindi prendiamo il filo e agganciamo tutte e tre le asoline e continuiamo così. Quindi qui abbiamo le nostre 2 mezze maglie alte. Andiamo nel successivo e facciamo 2 mezze maglie alte, quindi una e due. Faremo così per tutto il giro, quindi per ogni maglia 2 mezze maglie alte. Terminate le nostre mezze maglie alte, avremo duplicato tutti i punti iniziali, andiamo a chiudere il nostro cerchietto con una maglia bassissima agganciandoci alla prima catenella. Adesso iniziamo con la formazione dei petali, che sarà un'alternanza di 4 mezze maglie alte e 6 catenelle. Siamo all'inizio del giro, quindi simuliamo la nostra prima mezza maglia alta con 2 catenelle e andiamo a fare le altre 3 sempre punto su punto. Quindi questa sarà la seconda mezza maglia alta, la terza e la quarta. A questo punto facciamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uncinetto, nel punto subito dopo andiamo a ripetere la nostra mezza maglia alta, quindi la sequenza di 4 mezze maglie alte. 1 2 3 e 4. Ripetiamo nuovamente 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uncinetto, nella maglia subito dopo andiamo a rifare la mezza maglia alta e così nei successivi 3 punti, per cui l'alternanza sarà questa e noi ci dovremmo trovare con 6 anellini, perché i nostri petali sono 6, quindi 3 e 3 6. Stiamo facendo la base per poi andare a terminare con l'ultimo giro e riempire i nostri anellini e formare i petali. Ci troviamo adesso in questa situazione, dobbiamo chiudere il giro, quindi abbiamo fatto finora 5 anellini, 1 2 3 4 e 5. Andiamo a fare il sesto, quindi facciamo le nostre 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Ci agganciamo con un punto bassissimo nella prima catenella del giro, quindi entriamo e ci agganciamo con un punto bassissimo a questa altezza. Adesso dobbiamo iniziare a riempire i nostri petali. Entriamo proprio tra le 2 coppie di mezze maglie alte, quindi a questa altezza, entriamo e facciamo una maglia bassa. Dentro all'anellino iniziamo con una mezza maglia alta e 10 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Terminiamo con una mezza maglia alta. Dentro al nostro petalo abbiamo 12 punti, dei quali il primo è una mezza maglia alta, 10 maglie alte, una mezza maglia alta. Rientriamo nuovamente al centro delle nostre 4 mezze maglie alte e facciamo un punto basso. Riprendiamo lo stesso lavoro che ripetiamo, scusate, lo stesso lavoro che abbiamo fatto nel primo petalo, per cui una mezza maglia alta iniziale, 10 maglie alte e una mezza maglia alta finale. Ripeteremo tutto questo per ogni petalo e al passaggio tra un petalo e l'altro andremo a fare un punto basso al centro delle 4 mezze maglie alte.
Terminati i nostri petali, ci agganciamo al punto basso che abbiamo qui iniziale e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi andiamo a chiudere semplicemente il giro. Un consiglio: lasciate una porzione di filo non troppo corta, quindi non andate a lasciare una cordina cortissima, perché questo ci aiuterà poi nella congiunzione di tutti i petali della borsa. Quindi adesso mi aggancio il filo che ho appena tagliato all'interno dell'occhiello, quindi dell'ultimo punto, tiro ed ho formato il mio petalo. Quello al centro poi oppela ed ho formato il mio petalo. Quindi avrò la codina finale, che è questa, proprio qui tra un petalo e l'altro, e poi mi aiuterà ad andare ad agganciare e fare le mie file di petali. E adesso vediamo come fare. Allora, il mio pannello è terminato, il primo pannello, così faremo il secondo assieme. E io quello che ho fatto dopo aver terminato tutti i miei petali, tutti i miei fiori, sono andata a farmi le strisce, quindi a congiungere e dare l'ordine che io avevo scelto per tutti i fiori. Le strisce sono composte la prima da 4 fiori, la seconda da 5, la terza da 4. Il lavoro che si deve fare subito è andare a unire e fare delle strisce, quindi una da 4, una da 5 e un'altra da 4. Sarebbe opportuno, se scegliamo dei colori diversi come ho fatto io, di farli con lo stesso ordine, quindi andarli a unire con lo stesso ordine. Per cui faremo un rosso, un tortora, un verde e un tortora. Poi ognuno può comunque scegliere il colore, la combinazione dei colori come più gli aggrada. Potete anche farlo di un unico colore. Io andrò a seguire lo stesso ordine che ho seguito qui nel primo pannello. Quindi per quanto mi riguarda, mi sono già cucita le prime 2 strisce, quindi sia questa che questa. Adesso andremo a cucire la terza assieme. Quindi vado a prendere i miei fiori, che sono un rosso, un tortora, un giallo e un tortora. Quindi un rosso, un tortora, un giallo e un tortora. Adesso cambio inquadratura e vedremo come andarli a cucire assieme. Allora, questo sarà l'ordine che io dovrò dare alla mia striscia, per cui io metto tutti i miei fiori rivolti con il dritto verso di me, in modo che poi li vada ad unire senza magari sbagliare e fare un fiore al dritto e uno al rovescio. L'unica accortezza, ecco perché parlavo della codina abbastanza importante quando andiamo a terminare il lavoro del petalo, è che dobbiamo renderci conto di quale dei petali ha la codina più vicina al petalo stesso, quale dei fiori, scusate, la codina più vicina al petalo stesso, in modo da poter camminare con l'ago e andare alla metà del petalo per poi andarli ad unire. In questo caso, per me, la codina più importante è questa, perché finisce tra un petalo e l'altro, io devo fare solo 4 passaggi e vado ad unire i miei petali e li unirò nel centro, quindi un solo punto, nel centro di un petalo e nel centro dell'altro petalo. Allora io devo andare a congiungere questi 2 fiori, quindi infilo il mio ago all'interno della codina più lunga, che in questo caso abbiamo stabilito che è la codina del fiore tortora. Ecco qui, ho infilato il mio ago. Adesso cerco di portarmi al centro del petalo, quindi cammino sul retro all'interno dei punti senza tirare, perché altrimenti poi si noterebbe proprio nella fine della borsa. Quindi per me il mio centro è questo. Quindi dal retro passo all'interno del punto e vado a finire a questa altezza, mi aggancio qui, quindi all'interno di un punto e un altro, in questo modo. Faccio la stessa cosa
nel fiore che devo andare a congiungere, quindi individuo pressappoco la metà, per me è questa, entro all'interno di un punto ed esco da un altro punto, faccio la stessa cosa in senso inverso nel fiore tortora, così, in questo modo. Tiro leggermente ed ho congiunto i miei due fiori. Adesso passo il mio filo sul retro del lavoro senza tirare troppo, perché ecco dopo succede questo. Quindi vado sul retro, cerco di arrivare sino alla codina che ho qui al centro del fiore, in modo che posso andare ad affrancare tutti e due questi capi con un nodino, per cui entro all'interno dei punti senza tirare, altrimenti sarebbe tutto visibile dalla parte dritta del lavoro, con molta morbidezza. Anche se si vede questo passaggio non è un grosso problema, perché questo è il nostro rovescio e la borsa comunque sarà foderata. Quindi arrivo a questa altezza, prendo la codina iniziale, faccio un paio di nodini e vado a tagliare le mie codine ed ho agganciato i miei primi due fiori. Adesso ho il colore giallo. Anche in questo caso individuo qual è la codina più vicina al petalo e quella che mi può aiutare a congiungere senza andare a prendere dell'altro filo. In questo caso questa è sufficientemente lunga, questa del rosso, anche questa del giallo è tra un petalo e l'altro, quindi potrei semplicemente prendere il giallo in modo da non dover attraversare attorno a tanta porzione di lavoro. Quindi infilo il mio ago su filo giallo e andiamo a congiungere i due fiori. Cerco sempre di fare attenzione e mettermi sul dritto del lavoro, quindi sulla parte dritta, passo come ho fatto in precedenza con quello tortora, passo all'interno di qualche punto e individuo il mio centro, che è pressappoco questo, quindi esco da dietro all'interno del punto, individuo il centro dell'altro petalo che per me è questo, entro, vedete così, entro con l'ago da un punto all'altro verso il centro e non tiro. Faccio sempre attenzione che il mio petalo non si sia girato, ecco adesso così va bene, e rientro in questo punto, riuscendo dall'altro. Passo sul retro ed ho agganciato il mio terzo fiore. Ora questo è un po' corto per arrivare al centro, quindi cerco di affrancarlo in un altro modo. Vediamo se ci arriviamo. Ecco perché le codine in questo tipo di lavorazione sono fondamentali, perché il cotone scivola molto, quindi se riuscissimo ad affrancare tutte le nostre codine con dei nodini tra una codina e l'altra, scusate il gioco di parole, sarebbe sicuramente più sicuro proprio ai fini della tenuta del lavoro. Quindi arriviamo qui a questo punto, io ci sono arrivata, faccio i miei due nodini senza tirare troppo ed ho agganciato anche il mio terzo petalo. Ovviamente le altre codine sono poi da sistemare e affrancare nel corso quando avremo terminato. Mi manca il quarto fiore, che è il tortore. No, a questo punto allora io ho sbagliato la combinazione, quindi vado ad attaccare un altro giallo da questa parte, non importa se non è completamente uguale in tutte e due le facciate. Questa è una scelta molto indicativa e molto personale, quindi non c'è la necessità di seguire un ordine ben preciso. Io avrei voluto farla con lo stesso ordine di colori, ma
evidentemente sono riuscita a sbagliare anche questa volta. Per me non è un grosso problema. Quindi ecco, il tortora ce l'ho qui, vado a mettere il tortora da questa parte. A questo punto io qui non ho nessuna codina, la gialla è molto lontana dal petalo, quindi vado a prendere una porzione di cotone color tortora, faccio un nodino, cerco di infilare l'ago, ho infilato il mio ago, ecco, con il nodino, giro il mio lavoro sul rovescio, entro in qualche punto, non vado ad appuntarmi direttamente sulla metà del petalo, proprio per avere maggior sicurezza, quindi arrivo a questo punto, entro sempre come ho fatto prima nel centro del mio petalo, che è questo, forse un puntino più verso sinistra, ecco qui. Controllo sempre che sia il dritto del lavoro, vado sulla metà del petalo giallo, entro nei due punti e rientro in quello tortora, mi porto sul retro, giro il lavoro e adesso lo andrò ad affrancare in questo modo, visto che io ho solo questa codina. Arrivare qui sarebbe davvero troppo lontano, anche perché questa è già stata affrancata con l'altra. Quindi faccio un paio di passaggi da una parte all'altra. Faccio un nodino. Magari ne faccio anche più di uno perché il cotone tende a scivolare. E taglio il mio filo. Ed ho cucito la mia striscia da 4, quindi ora ne andrò a fare un'altra da 4 e una da 5 che poi andremo a congiungere tutte e tre assieme. Ho qui le mie tre strisce di fiori tutti congiunti tra loro. Adesso andrò a mettere le strisce da 4 sotto e sopra e quella da 5 invece al centro. Perché ne ho fatto una più lunga, in modo che i fiori si riuscissero ad incastrare tra loro e la cucitura, cioè la congiunzione tra una striscia e l'altra, sarebbe risultata più semplice. Quindi io prendo la striscia da 4, la posiziono sul mio tavolo, prendo la striscia da 5 e cerco di andare a far combinare i petali in modo che con un puntino riesco a congiungerli e quindi ho una parte della mia borsa. Arrivata a questo punto, per non sbagliare, io mi vado a mettere dei marcapunto, quindi vado a fermare la posizione dei miei fiori. Quindi semplicemente aprendoli adesso vado ad unire petalo per petalo in modo che so dove poi dovrò andare a cucire ehm, senza creare storture al mio lavoro. Quindi io adesso ne andrò a mettere, ne ho messo uno qui all'inizio, ne andrò a mettere uno qui tra questo e questo. Cerco di seguire una linea, spero di spiegarmi bene. Quindi ne andrò a mettere un altro tra questo e questo e un altro alla fine. Ovviamente qui noi non avremo il centro del petalo, ma una parte laterale che si andrà a appoggiare sul petalo del fiore sottostante. Quindi in questo caso noi non dovremmo andare a considerare il centro del petalo, ma le proporzioni di tutto il nostro lavoro. Ora, io qui non ho messo nessun gancino perché una volta che io andrò a cucire
questi 3 punti, questi 4 punti che ho indicato con i marcapunto, quindi 1, 2, 3 e 4, verrà da sé poi che questi petali, questi 3 petali, quindi 1, 2 e 3, dovranno essere uniti in questo modo, e lo stesso questo da questa parte. Adesso come vado ad unire il mio lavoro? Ovviamente qui ho il rosso, per cui andrò a prendere una porzione di filo rosso, andrò a cucire sempre con un punto per come ho fatto nella congiunzione dei 2 fiori delle strisce, ma andrò ad affrancare subito sul retro, e questo lavoro io lo farò in piano, quindi non porterò il lavoro sulle mie mani. Per me è più semplice e più comodo in questo modo, in modo che non mi si torce, e il lavoro per me almeno risulta meno complesso. Ho infilato il mio ago, vado a fare un nodino su un'estremità del cotone, volto il mio lavoro, quindi mi vado a fermare sempre prima del punto che io dovrò andare a cucire, in modo che ho comunque una porzione di filo all'interno che mi assicura, se nel corso del passaggio sino ad arrivare a questo punto andiamo a fare un nodino, ci assicuriamo ancora di più proprio tutta la stabilità. Siamo arrivati al segno che ho preso con il marcapunto, quindi entro all'interno del punto, giro il mio lavoro sul dritto e mi vado ad agganciare, togliendo ovviamente adesso il marcapunto, al petalo sottostante. Quindi entro da questa parte senza tirare completamente il filo, rientro nell'altro petalo e passo direttamente sul retro, ed ho fatto il mio punto che mi è andato a congiungere questi 2 petali. Quindi ora volto nuovamente, affranco con un paio di nodini da una parte e dall'altra, e taglio il mio filo. E il primo punto del mio lavoro l'ho affrancato. Adesso prendo invece una porzione di filo tortora, perché devo congiungere 2 fiori dello stesso colore, e faccio la stessa cosa. Quindi faccio il nodino, vado sul retro, l'ho tagliato un po' più corto il filo, quindi mi avvicino un po' di più, ma faccio un nodo a tutta la lavorazione. Quindi entro all'interno del punto, volto sul dritto, tolgo il mio segnapunto e vado ad unire i miei petali da una parte e dall'altra. Cerco di affrancare sempre in modo abbastanza sicuro, quindi faccio 1 e 2 nodini, dopodiché taglio. Vedete, io adesso ho cucito questi due fiori. La posizione esatta di degli altri 2 fiori viene da sé, senza che io appunto nulla. Quindi dove si poggiano vanno congiunti allo stesso modo da questa parte, e così succederà anche per gli altri. Quindi adesso non vi faccio vedere tutte le congiunzioni punto per punto. L'importante è che io sia stata chiara
in modo da non farvi creare storture a tutto il lavoro e magari dei fiori che possono essere attaccati storti e poi perdere proprio tutta la linea, tutto il pannello della borsa. Per cui adesso qui che abbiamo la congiunzione di due fiori verdi potremmo sempre andare a mettere il filo verde. Qui abbiamo la congiunzione di un fiore tortora e verde, potremmo usare il tortora o il verde indipendentemente dai due colori. E poi andremo ad agganciare per come si posano tutti gli altri petali in modo da avere tutte e due le strisce congiunte. Una volta che io ho stabilito come devono essere attaccati, mi vado di nuovo a fermare i miei petali con dei segnapunto. Io vi consiglio i segnapunto e non gli spilli perché questi vi permettono di andare a prendere un punto da una parte e uno da un'altra senza senza che il lavoro si accavalli, in modo che tutto poi vi risulti più semplice da eseguire. Ovviamente io adesso ho utilizzato due tipi di filati diversi, anche se sono lavorati tutti e tre con l'uncinetto numero 3, tutti e due, scusate, eh, e quindi ho una leggera differenza che poi devo andare a sistemare man mano. Ma questo non è un grosso problema, nel senso, ecco, qui c'è più spazio, io tirerò leggermente e andrò a unire tutti e due questi fiori, anche se questo poi mi dà più altezza perché comunque è leggermente più spesso rispetto al rosso. Non so se sono stata chiara, per cui per chi magari sta facendo questo lavoro per la prima volta è consigliabile utilizzare lo stesso spessore di filato in modo che ha tutti i fiori uguali e non ha poi difficoltà ad unirli. Ovviamente questo è il mio modo di unire i fiori, ce ne sono tantissimi altri, si possono anche fare delle strisce e man mano che si fanno i fiori si uniscono assieme. Io ho scelto questo perché poi lo dovevo adattare alla misura che io avevo pensato per la mia borsa. Per cui adesso andiamo ad agganciare nuovamente a cucire l'altra striscia e poi vediamo come andare a formare proprio il pannello con il fondo. Quindi io andrò a fermarmi tutti i miei petali, anche questi qui sotto, e ci vediamo dopo. Adesso inizia la parte un pochino più impegnativa. Io che cosa ho fatto? Ho fatto una striscia a punto alto ed ho proseguito un'altra porzione centrale per il fondo, in modo da dare alla borsa una forma tipo secchiello, ma senza dover lavorare il fondo, lavorare attorno, perché già la trovo molto complessa così, solo per assemblarla, poi andare a attaccare i fiori. Adesso, una volta che noi abbiamo terminato tutte le nostre strisce di fiori, dobbiamo andare a fare questa striscia di punto alto che io ho già fatto, in modo che andiamo a vedere. Io ho fatto questa porzione di, vediamo se cambia inquadratura e riesco a prendere tutto. Insomma, si vede abbastanza comunque. Dovete, scusate, dovete montare 83 catenelle e fare un'altezza all'incirca, io l'ho fatta di 8 centimetri ed ho lavorato, sono, adesso ve li conto, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho lavorato 13 righe di maglie alte e un rigo di maglia bassa, quindi 83 catenelle per un'altezza di 8 centimetri. Poi è possibile che a voi vi vengano via 14 righe piuttosto che 12, questo dipende sempre dalla tensione che noi abbiamo e dal modo che noi abbiamo di lavorare. Per questo tipo di filato, quindi lavorato con un cotone, lavorato con l'uncinetto numero 3, io ho fatto in questo modo. Una volta che noi abbiamo questa striscia, adesso dobbiamo andare a congiungere il nostro pannellino fatto di fiori. Quindi vedete, questo è il dritto del mio lavoro, del pannello che io ho già fatto, e sono andata a congiungere tutti i fiori proprio sull'estremità dove ho il giro di maglia bassa. E come faccio? Ora io vi darò, cercherò di farvi anche un piccolo schema in modo che qualcuno, se vuole, può seguirlo anche senza guardare e riguardare tutto il tutorial, ma non lo so perché
mi comporta insomma parecchio tempo per fare questo. Io adesso mi riaggancio con l'uncinetto sull'estremità della mia parte che ho lavorato, quindi su questa striscia, e con dei punti bassi vado a congiungere tutti i miei fiori sottostanti. Ora lo vediamo assieme. Sono sul dritto del lavoro, i miei fiori sono sul dritto del lavoro. Io ho contato, prima di agganciare, io ho contato tutti i punti e ho messo dei marcapunto. Voi potete fare in questo modo, o seguire le mie 83 catenelle e quindi fare lo stesso lavoro che sto facendo io, oppure prendete tutto il pannellino con i fiori, lo andate a posizionare sopra a questa striscia che sarà la base poi della nostra borsa, lasciando un tot di maglie alte sulla destra e un tot di maglie alte sulla sinistra, in modo che tutto vi viene centrato. Questo per il primo pannello. Il secondo poi lo andrete a replicare, ed io ho fatto in questo modo, quindi ho contato 9 punti alti sulla destra, 9 punti alti sulla sinistra, ho appuntato il primo fiore e ho puntato il secondo fiore, e poi ho cercato di mantenere una continuità di distanza di catenelle tra un fiore e l'altro, ovviamente dove era possibile, perché qui c'è il fiore fatto con il cotone un pochino più spesso, qui invece il fiore con un cotone un pochino più leggero, quindi io ho dovuto tenere in considerazione anche questo aspetto. Allora, come facciamo? Questo è il mio dritto, ecco qui. Io qui ho la codina. Ora faccio in questo modo, vado a fare un nodino molto stretto, ed inizio a lavorare i miei punti bassi. Come vi ho detto, io ho lasciato 9 maglie e poi ho iniziato a congiungere il mio fiore. Allora, questo è l'inizio del mio lavoro. Inizio facendo una catenella e faccio, quindi questo è il mio primo punto, vado a fare 8 maglie basse all'interno di tutto il lavoro, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e ho fatto così le mie 9 maglie. Fatte le mie 9 maglie, individuata la maglia che io devo andare ad agganciare qui sulla mia lavorazione, e la maglia è questa, faccio questo lavoro, metto rovescio su rovescio, tiro fuori il filo, entro in questo punto, entro nella prima maglia del fiore e vado a fare un punto basso. Entro nella seconda del fiore e faccio il secondo. Entro nella terza ed entro nella terza del fiore, 3, e 4, ed ho agganciato il mio primo fiore. Adesso io ho lavorato, sempre perché io ho scritto tutta la sequenza, ho lavorato 3 punti bassi e nuovamente mi sono andata ad agganciare all'altro petalo del fiore rosso, quindi vado a fare 3 punti bassi, 1, 2 e 3, lavorando sempre solo sulla banda, quindi il primo petalo è stato attaccato, tiro leggermente il filo, individuo sempre la parte che devo andare ad agganciare con la mia lavorazione, ed è per me questa, quindi devo iniziare da questo punto. Devo iniziare da questo punto, quindi
sempre rovescio su rovescio, entro all'interno del punto successivo, entro all'interno del punto del petalo e vado a chiudere con una maglia bassa, e anche in questo caso vado a chiudere 4 punti, quindi 1, entro all'interno della lavorazione e entro all'interno del petalo, quindi 2, 3 e 4. A questo punto io ho 7 punti bassi, dopodiché mi vado ad agganciare con l'altro fiore tortora, quindi vado a fare 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi rimetto in piano, individuo il punto, guardate, questo è il punto sul quale si poggia il petalo sulla mia lavorazione, quindi riprendo il cappiolino, entro nel punto successivo ed entro nella prima maglia del fiore. Io sto lavorando in piano, 1 per farvelo vedere e 2 perché vi consiglio di fare questo tipo di lavoro in piano, in modo che avete sicuramente più chiaro tutto il lavoro che andrete a fare. Quindi anche in questo caso vado a lavorare 4 punti del petalo, per cui ne ho lavorato 1, entro nel secondo punto del petalo, 2, 3, e 4. Ora la distanza che io ho tra l'attacco di un petalo e un altro sono di 3 punti. Questo è quello che io mi sono scritta facendo il primo pannello. In realtà, se vado a vedere, corrisponde esattamente, perché sono 1, 2 e 3 e poi il petalo si poggia sulla lavorazione, per cui vado a fare 3 punti bassi, 1, 2 e 3, entro, scusate, sono andata fuori campo. Allora, ho fatto i miei 3 punti bassi sulla lavorazione, entro nel punto successivo, metto in piano, vedo dove si poggia, questo è il punto che devo andare a prendere, possibilmente prendendo tutte e due le gambine del punto, e vado a lavorare 3 punti bassi, quindi 1, 2, e 3. Dopo questa sequenza io ho 9 maglie basse da fare. Se io accosto sempre il mio fiore e le vado a contare, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Io cerco di rispettare lo schema che mi sono fatta del primo pannello, quindi lavoro 9 maglie basse. Questa parte è un po' noiosa e lunga, ma è giusto che io ve la faccia vedere per intero. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mi rimetto in piano, individuo per bene dove si poggia il fiore in modo che il mio lavoro non viene storto, quindi entro nel punto successivo,
questo è il punto che si poggia sulla mia borsa e vado a fare i miei 4 punti bassi, quindi 1, prendendo la base, il fiore, 2, 3, 4. Adesso qui ho 3 punti bassi e di nuovo 4 catenelle, scusate, 3 punti bassi sulla base e 4 punti con i quali agganciare il petalo, quindi vado a ripetere i miei 3 punti bassi sulla base, 1, 2 e 3, entro nel punto successivo, mi aggancio al petalo e vado a fare i miei 4 punti bassi sul petalo e sulla base, quindi 1, 2, 3, 4. Adesso ho 9 punti bassi sulla base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A questo punto io ho il fiore tortora da attaccare. Come in precedenza, qui ho fatto 3 punti bassi per agganciare un petalo e 3 punti bassi, ripeterò la stessa cosa qui. Quindi entro nel punto successivo, entro in questo punto del petalo e faccio i miei 3 punti bassi, quindi 1, 2, 3. Faccio 3 punti bassi sulla base, 1, 2 e 3, e mi riaggancio con 3 punti bassi all'ultimo petalo, quindi entro nel punto successivo, entro da questa parte, ecco, facendo attenzione sempre che il filo del lavoro sia sopra, quindi faccio 1, 2, 3. Ora, se i nostri conti sono giusti, dovremmo avere 9 maglie basse per terminare proprio tutto il giro di punti bassi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi abbiamo 9 maglie sulla parte sinistra, 9 maglie sulla parte destra e tutti i nostri fiori attaccati. Questi calcoli sono scaturiti però da un lavoro fatto in precedenza, ovvero
io ho, quando ho posizionato i miei fiori sulla striscia, sono andata a vedere per bene, quindi ho messo i marcapunto, adesso vi faccio vedere qui, io ho messo tutti i marcapunto e poi sono andata a cucire perché era giusto che fosse così, cercando di dare la giusta distanza tra un fiore e l'altro. Per cui vi consiglio che se magari voi non avete le 83 catenelle, ne avete 90 o ne avete 70, di fare questo lavoro, quindi andarvi a fermare, a mettere in piano, fermare il pannellino dei fiori con la base della borsa, mettere questi marcapunto e lavorare sapendo poi di andare a congiungere il fiore giusto con la parte giusta del fondo della borsa. Poi successivamente contate i punti e una volta contati i punti avrete solo da fare questo lavoro, quindi contare i punti bassi, andare a congiungere, ricontare i punti bassi, eccetera. Una volta terminata la congiunzione della parte sottostante, quindi della parte sotto della borsa, dobbiamo andare a creare la nostra parte laterale che poi ci servirà per andare a cucire, ovvero questa. Quindi noi partiremo da dove ci siamo fermati qui con i punti bassi e andremo a fare 43 catenelle. Quindi facciamo 43 catenelle partendo da questo punto, da qui. Fatte le nostre catenelle abbiamo fatto semplicemente una base sulla quale poi andare a lavorare per fare il laterale. Una volta terminate le 43 catenelle io metto un marcapunto sulla 43esima, quindi proprio all'interno del mio cappiolino, e vado a fare 83 catenelle, per cui tante quante ne ho fatte per la base sotto, in modo che poi vado a congiungere la parte sopra allo stesso modo senza avere troppe difficoltà. E poi è importante che la larghezza del sotto della borsa sia uguale a quella del sopra, per cui terminate le 43 catenelle ne vado a fare 83. Fatte le mie 83 catenelle, che sono quelle del sopra della borsa, vado a ripetere le 43 catenelle laterali, tante quante ne ho fatte per l'altro lato. Quindi questa è la fine delle 83 catenelle, conto la prima delle 43, quindi 1, su questa catenella vado a mettere il mio marcapunto. Quindi ho già fatto la prima catenella delle 43, 4, continuo e ci vediamo alla fine. Terminate le 43 catenelle mi vado ad agganciare all'inizio del mio lavoro qui sotto con una maglia bassissima, facendo attenzione però che la mia catenella sia tutta dritta, perché qui sopra io poi dovrò andare a lavorare. Quindi mettiamo per dritta la catenella, ok, vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso non faccio altro che andare a fare una maglia bassa sopra ad ogni catenella, quindi inizio alzandomi con una catenella, punto su punto faccio una maglia bassa sino ad arrivare al marcapunto, perché lì poi ci dobbiamo fermare. Quindi faccio una maglia bassa su ogni punto. Ho fatto tutte le maglie basse sopra alla mia catenella, arrivata al marcapunto tolgo il marcapunto e faccio 3 punti bassi all'interno della stessa catenella, quindi 1, 2 e 3, e procedo sempre facendo un punto basso su ogni catenella sino ad arrivare all'altro marcapunto, dove anche qui andrò a fare 3 punti bassi all'interno del punto contrassegnato. Arrivata all'altra estremità dove abbiamo messo il nostro primo marcapunto, lo andiamo a togliere e anche qui andiamo a fare 3 punti bassi all'interno dello stesso punto, quindi 1, 2, oppela, 2 e 3, e continuiamo l'altra parte del laterale sempre un punto basso su ogni catenella.
Una volta terminate tutte le maglie basse sopra ad ogni catenella, arrivati poi alla fine, quindi all'estremità, tagliamo il filo lasciando sempre una porzioncina di codina in modo da poterla affrancare successivamente. Chiudiamo il nostro lavoro e lo andiamo a riprendere sulla base sull'estremità opposta della borsa, ovvero qui da questa parte. Noi qui perché abbiamo fatto 3 maglie basse per formare l'angolo, quindi anche per delimitare la parte che appartiene a tutta la parte superiore, scusate il gioco di parole. Quindi avremo tutta questa parte qui che sono le nostre 83 catenelle che saranno poi equivalenti alla parte sottostante. Per la parte superiore io ho fatto semplicemente, ora vi faccio vedere il pannello finito, ho fatto semplicemente 4 giri di maglia alta. Poi con lo stesso procedimento con il quale abbiamo agganciato i fiori sotto, sono andata ad agganciarli qui sopra, seguendo lo stesso ordine, quindi senza avere margini di errore. Per cui adesso vado ad agganciarmi sulla parte superiore, quindi qui ho le mie i miei 3 punti bassi che sono 1, 2, 3. Io mi vado ad agganciare al primo punto. Quindi prendo il mio filo con tutte e due le estremità per assicurarmi, vado a fare la prima catenella, lascio la codina e faccio altre 2 catenelle, quindi una e 2, e adesso punto su punto andrò a fare una maglia alta per un totale di 4 giri. Quindi quando andrò a terminare questo giro lo andrò a terminare alla prima maglia bassa che io ho fatto all'interno dell'angolo, quindi qui ho 1, 2 e 3. Io andrò a fermarmi a questo punto, quindi alla prima maglia bassa, non andrò a terminare qui all'interno dell'angolo, proprio sulla prima, lasciando tutto questo per il laterale. Per cui facciamo punto su punto delle maglie alte per 4 giri. Ho terminato la parte superiore della borsa, erroneamente vi ho detto 4 giri di maglie alte, in realtà sono 5 giri. Quindi terminati i 5 giri non è ancora il momento di andare ad attaccare i fiori alla parte superiore. Dobbiamo iniziare a fare un giro di maglia alta da questa estremità sino a questa per rinforzare un po' tutto il nostro pannello, quindi il laterale. Unica raccomandazione di mettere il lavoro in piano e fare attenzione a non far torcere. Ad esempio, se io l'avessi messo così, avrei messo in piano questa parte, questa sarebbe stata così storta e poi il lavoro non sarebbe venuto bene. Per cui cerchiamo di mettere, prima di iniziare questo giro di maglie alte, di mettere la maglia completamente in piano in questo modo. Poi con l'uncinetto ci agganciamo all'interno della prima maglia, proprio all'estremità. Se volete, io solitamente faccio un nodino con la codina, proprio per non avere poi troppi fili sparsi in giro, perché temo sempre che il cotone, visto che il cotone tende a scivolare, ehm, si possa poi lasciare andare e magari si scuce una parte del lavoro. I nodi no, francamente mi danno sicurezza. Allora, iniziamo da questa parte, entriamo all'interno del punto, facciamo le 3 catenelle di avvio e facciamo un giro di maglie alte su tutto il nostro laterale. Quindi dove c'è la congiunzione tra una maglia e l'altra facciamo una maglia, qui abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia alta. Allo stesso modo qui abbiamo la congiunzione, andiamo a fare una maglia alta. All'interno della nostra maglia ne faremo un'altra e così via. Sul laterale, quindi su questa parte dove abbiamo le maglie basse, andremo a fare una maglia alta e lo stesso a questo punto fermandoci proprio all'angolo tagliamo il filo
e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Terminato di contornare sia il lato destro che il lato sinistro, adesso possiamo andare ad attaccare i fiori sulla parte superiore della borsa. Dobbiamo fare attenzione al verso con il quale abbiamo attaccato quelli sotto, quindi noi li abbiamo attaccati sul dritto. Ora ruotiamo in questo modo, ci andiamo ad agganciare qui proprio sull'angolo e iniziamo con una serie di punti bassi, agganciando poi tutti i fiori che abbiamo con lo stesso ordine che abbiamo seguito per la parte sottostante, per cui tornate appena indietro con il video, vedete le maglie che noi abbiamo considerato sopra, quanti punti abbiamo considerato per ogni foglia e per ogni petalo, scusate, e poi concludiamo anche questa parte, quindi questa la potete fare in autonomia. Dopo aver attaccato tutti i petali nella parte sottostante, si mette in piano la borsa e si attaccano i petali laterali proprio dove poggiano sul bordo della borsa. Questo potete farlo o con un ago e del filo per come abbiamo attaccato tutti gli altri fiori, oppure con dei punti bassi. Io vi consiglio di attaccarlo per come abbiamo legato tutti i fiori assieme. Fatto questo, quindi gli altri due passaggi da fare sono fermare prima i fiori all'estremità, dopodiché si fermano sui laterali e poi siamo pronti per andare a fare il nostro fondo e lo faremo e ragioneremo in questo modo. Quello che io ho già fatto, che sarebbe questo qui, sarebbe questo. Io ho lasciato 17 maglie su un lato e 17 maglie sull'altro, quindi voi contate 17 maglie, lavorate 49 maglie e le lasciate dall'altra parte, devono rimanervene comunque 17. Al centro avrete 49 maglie sulle quali andrete a fare dei punti alti e i giri saranno 1 2 3 4 5 6 e 7, quindi andrete a fare 7 giri di maglia alta sul centro della borsa. Il centro della borsa sarà lo avrete lasciando 17 maglie sulla destra e 17 maglie sulla sinistra. Questo sempre se voi avete lavorato con 83 maglie iniziali, per come abbiamo visto all'inizio. Questi tre passaggi ci permettono di concludere completamente tutto il pannello. Poi andremo a vedere come cucire, ma è veramente il lavoro più grande è stato fatto. Una volta terminato poi il fondo, assicuriamoci di andare a fermare tutte le codine, perché poi una volta che l'andremo a cucire la nostra borsa sarà terminata, dovremo andare solo a mettere i manici e se vogliamo una fodera che poi vi farò vedere. Dopo aver terminato il pannello, quindi dopo aver fatto la nostra porzioncina di fondo, dopo aver tagliato tutte le codine, se volete farlo adesso lo fate alla fine per come io sono abituata a fare, andiamo a sovrapporre tutti e due i pannelli. Con il dritto poggiamo un pannello con il dritto rivolto verso di noi e l'altro con il dritto rivolto verso il pannello, quindi andremo a mettere dritto su dritto perché andremo a cucire tutto al rovescio. Io faccio in questo modo, mi punto le estremità di tutti i pannelli sempre con i miei marcapunti a lucchetto, quindi entro nella fine, prendo l'altro punto e chiudo. Faccio la stessa cosa su questo, in questo angolo, in modo che le mie cuciture riesca a tenerle più sotto controllo. La stessa cosa farò negli angoli, quindi in questo angolo vado a mettere un marcapunto, lo andrò a mettere poi nell'angolo dall'altra parte e lo stesso qui all'inizio del laterale, alla fine, e magari sarebbe il caso di metterne uno anche a questa altezza dove c'è tutto il bordo che contorna la parte del fondo.
Quindi metto in pari, facendo attenzione sempre a non torcere il lavoro, metto in pari e fermo in questa posizione. Farò la stessa cosa anche dall'altro lato. Io ho l'abitudine di puntare prima tutto e poi passare alle cuciture. Andrò a cucire, nel mio caso, prima il fondo, dopodiché cucirò i laterali, tutta questa parte e tutta questa parte. Ora non vi sto a far vedere come cucire, altrimenti veramente questo video finisce domani, e poi vi farò vedere come andare a cucire questa parte che noi stiamo lasciando aperta, quindi tutto questo angolo. Intanto cuciamo il fondo e i laterali. Ho terminato di cucire il mio fondo, che è questo, ed i miei laterali, quindi da un'estremità all'altra. Ora l'ultima cucitura che ci resta da fare è quella proprio del fondo completo, quello che poi darà la forma alla borsa. In questo passaggio bisognerà fare particolare attenzione. Perché? Perché le cuciture del laterale e del fondo dovranno combaciare perfettamente. Per questo io utilizzo sempre il mio marcapunto a lucchetto, lo vado a chiudere per bene e allo stesso modo dovrà combaciare l'angolo. Quindi metto la borsa in questa posizione, tiro un poco perché il verso del lavoro è comunque differente da una parte e dall'altra, quindi tiro leggermente, vado a fare una cucitura su tutta questa parte in modo che le due cuciture combaciano, i due angoli, quindi le due estremità dove finisce il fondo e qui proprio nell'angolo a destra e a sinistra formino perfettamente appunto l'angolo della nostra borsa. Per cui prendo il mio cotone che ho utilizzato finora, qui ovviamente ho una parte lavorata con l'inizio del punto alto, una parte invece lavorata in un altro senso, quindi ho i punti come se fossero della catenella, e in questo caso io non posso fare un punto di una parte e un punto di un'altra, andrò a cucire, anche per fermarla come si deve, andrò a cucire nel modo più invisibile, sempre sul rovescio, da chiudere entrambe le estremità. Quindi vado a prendere una porzione del lavoro da una parte, una porzione dall'altra, non facendo caso al punto, quindi io non entro all'interno del punto, ma vado proprio all'interno di tutta la lavorazione. Può esserci di aiuto questa catenella che si è formata qui all'inizio del lavoro per farci andare piuttosto dritto, però controlliamo spesso che tutte e due le cuciture combacino, perché altrimenti questa parte di cucitura, se noi la sbagliassimo, avremmo poi alla fine un fondo storto e tutta la borsa storta. Per tutto il lavoro che abbiamo fatto finora veramente vale la pena dedicare appena un po' di attenzione in più per questa cucitura e cercare di farla al meglio delle nostre possibilità. Poi ovviamente, ecco, quello che io faccio, controllo spesso di non spostare le due cuciture e quindi continuo a cucire. Quindi farò questo lavoro da una parte e dall'altra. Una volta terminata la cucitura da questa parte, passerò all'altra estremità e la nostra borsa sarà terminata. Dovremmo solo andare a cucire i manici e, se vogliamo, mettere una fodera. Ho terminato di cucire tutte e due le estremità della borsa, poi le codine io me le andrò a nascondere dopo con calma. Adesso è il momento di attaccare i nostri manici, quindi giro la borsa, la metto sul dritto. Queste sono le mie cuciture, quindi questo è tutto il laterale. Ovviamente la borsa poi prenderà una forma diversa. Ecco, questo è il mio laterale, questa è l'estremità, vi faccio vedere bene.
Questa è la mia estremità. Adesso vado a calcolare il centro e vado a calcolare per bene dove attaccare il mio manico. Come manici ho scelto questi da 60 centimetri, che sono delle tracolle, trovo che stiano bene per la borsa che è. La parte che va cucita andrà proprio qui e occuperà proprio tutta la larghezza. Io l'ho considerata prima di iniziare la borsa, quindi tutta la larghezza della fascia al di sopra della borsa, e verrà cucita inserendoci all'interno proprio di tutta questa parte preforata, ed io lo farò con il cotone che ho utilizzato per la borsa, e adesso lo vediamo assieme. La prima cosa da fare prima di iniziare a cucire i manici è individuare la larghezza totale della nostra borsa e andare a segnare esattamente la metà con un marcapunto a lucchetto. Ovviamente se voi avete lavorato gli stessi punti che ho lavorato io, il punto centrale sarà, visto che un numero 83 non è divisibile per 2, il punto centrale sarà quello che resterà al centro. Quindi faremo 41 punti da una parte e 41 punti da un'altra, e andremo poi a prendere il nostro manico facendo attenzione alla parte dritta che è visibile. Quindi andremo a posizionare il manico contando 11 punti dal marcapunto, per cui per il manico sinistro andremo a contare 11 punti sulla sinistra, ci fermeremo tenendo segno con il dito e andremo a puntare proprio la parte da cucire dall'11° punto in poi. Quindi questa è una cosa molto importante da fare allo stesso modo sia a destra che a sinistra. Per facilitarci la cucitura andremo a fermare, se volete, con una pinzetta la parte da cucire, e con un ago da lana non troppo spesso, che entri poi nella parte preforata, e un pezzo di cotone, inizieremo a cucire il primo punto così per come lo vediamo. Per tutti i punti successivi andremo a cucire a gambero, ovvero entriamo nel terzo punto e risaliamo nel secondo, entriamo nel quarto e risaliamo nel terzo. In questo modo questo tipo di cucitura ci darà anche maggior sicurezza e maggiore stabilità. Se poi vogliamo, lo riteniamo opportuno, possiamo anche andare a mettere un goccino di colla sotto, e poi prima mettiamo la colla e poi andiamo a cucire prima tutto il laterale e poi la parte centrale allo stesso modo, quindi sempre da sopra a sotto per tutti i punti, cercando di sfruttare tutta la parte preforata che abbiamo. Ovviamente se si vuole fare con un colore diverso si può anche fare con un colore diverso. Io ho preferito utilizzare il cotone che avevo utilizzato per la realizzazione della borsa. Terminata tutta la cucitura, quindi sfruttati tutta la parte preforata, possiamo anche andare a rinforzare o passarci 2 volte, oppure andare a passare 2 volte solo sui primi punti, in modo da assicurarci una buona tenuta del manico. Una volta fatto questo andiamo a fermare la nostra codina dietro con un paio di nodi, anche perché questa parte noi la andremo poi a coprire eventualmente con una fodera per chi volesse utilizzarla. Per chi no deve fare un pochino più attenzione e andare a tagliare le codine un po' più lunghe e andarla a nascondere. Per il manico poi di destra andremo sempre a fare la stessa cosa, quindi contiamo gli 11 punti, arriviamo all'11° punto e fermiamo il nostro manico sempre dall'11° verso, questa volta verso destra, facendo attenzione che la nostra cintina sia dritta, quindi che la stiamo cucendo dritta, per cui la andiamo ad appuntare, ci assicuriamo anche che le punte
abbiano la stessa altezza, quindi io ho lasciato un giro alla fine, mi sono poggiata proprio sul giro sopra e allo stesso modo ho fatto sulla parte destra. Anche questo manico lo cuciremo allo stesso modo. La nostra borsa è terminata, per chi vuole può mettere una fodera, ecco come ho fatto io, per chi no la lascia così.